Allora Giulio, sai perché sono contento che proviamo questo prodotto che è l'Eversolo DMP A10? Perché così posso fare 2 stupide battute, non una. Vai, prego. Allora, questo non è mai da solo, Eversolo. Giusto? Sì. Oppure la seconda è meglio Eversolo che male accompagnato. Intraducibili, però vi prego, cari followers, voi che apprezzate le mie battute, fate tanti commenti. Che poi se vogliamo dirla tutta, male accompagnato. Anche perché stiamo usando un finale dell'Esoteric in classe A, l'S05, che ci sta stregando. Ma questo non adesso lo sappiamo, tutti direte, quel finale è troppo costoso rispetto all'Eversolo. E chi se ne frega? Allora, Eversolo, che cosa non fa? Dunque, questo è il prodotto top di gamma della Eversolo e questa cosa ci fa molto piacere perché abbiamo cominciato le prove dei prodotti Eversolo partendo dall'alto anziché dal basso. Prodotto recentissimo ed è un DAC streamer con funzione di pre, infatti ha la manopola del volume, ma ridurlo a questa sigla sarebbe veramente riduttivo in quanto è una macchina che fa una quantità di funzioni incredibile, ma la cosa interessante è che le fa tutte bene, tutte in maniera molto intuitiva, molto semplice e molto efficace. Io ne sono rimasto entusiasta. Cosa non fa? Abbiamo dovuto ragionare molto tempo per riuscire a trovare una sola cosa che vi diciamo dopo. Allora, subscribe, campanella, a tra poco. Ciao! Ciao ciao! Cominciamo col dire una cosa, che la totalità delle informazioni su questo prodotto la troverete nel sito audio2g.com perché, come dicevamo in apertura, sono talmente tante le cose che fa che nella descrizione per noi è impossibile dirle tutte a meno di non fare un colossal che poi nessuno guarderebbe perché sforeremmo oltre la mezz'ora che ci siamo dati come limite. Quindi se volete saperne di più andate a guardarvi l'articolo. Che ci fa pure piacere. 2 parole sulla Eversolo, azienda cinese che si chiama Zidu Company ed è un'azienda che ha fatto una scelta diversa ad esempio da quella fatta da SMS, L-Topping, Fosi Audio, cioè di non puntare sul segmento economico ma di puntare sul segmento medio-alto e decisamente alto. Con però una sorta di, chiamiamola contraddizione che può far molto piacere agli acquirenti. Questa macchina, se uno va a vedere il set di specifiche e va anche a vedere come è costruita, è una macchina che risponde perfettamente a tutti i canoni, i criteri high-end. Ma non costa come un prodotto high-end. Costa circa 4.000 euro. 4.000 euro. Quindi è una macchina, dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo, molto interessante. E proprio per questo motivo, caro Giulio, non ha praticamente concorrenti sul mercato perché mi viene qualche nome, ma quel qualche nome che mi viene, a parte che non ha questa estensione dal punto di vista software, hardware, che poi dettaglieremo meglio, ma soprattutto ha un costo decisamente superiore, quindi di fatto, per come la vedo io, quasi non ha... Io lo vedo come concorrente dei vari Lumin, dei vari anche Auralic, che però costano decisamente di più. Costano di più, decisamente. Va bene. Costruzione, velocemente. Telaio cabinet in alluminio, grande quantità di elementi lavorati dal pieno. È molto bella questa alettatura, non serve a niente, cioè è solamente estetica. Estetica, sì, perché di fatto la macchina io l'ho tenuta accesa diverse ore, non scalda neanche un po', ma insomma comunque fa la sua scena. Display frontale enorme ed è un display amplissimamente configurabile, gli potete far mostrare qualsiasi cosa. Ma fai vedere anche il display sulla manopola del volume che ha una particolarità unica, assolutamente unica, sembra un diamante. Un diamante, infatti loro dicono diamond shape. Una fetta di diamante. Sì, esatto, ovviamente fa la funzione del volume, ma all'interno, poi lo state vedendo nel dettaglio, c'è il livello e c'è la connessione attiva ad un determinato momento, ma come state vedendo in overlay ci sono anche una quantità di
schemi grafici che potete applicare alla manopola del volume, colori, colorini, addirittura la copertina del disco che gira e che si possono applicare anche al display, devo dire con una quantità di scelta un po' eccessiva. Io l'ho trovata un po' eccessiva, sì, perché poi alla fine 10 V-meter, 4 analizzatori di spettro. Vabbè, sì, insomma, da questo punto di vista forse è un po' troppo. Sì. La macchina è comandabile con questo display che di fatto è un touchscreen, quindi la si può comandare perfettamente in quel modo lì. Ovviamente il tutto è replicabile attraverso una app che gira su tutti i vari sistemi operativi, che è fatta benissimo. Noi la stiamo utilizzando con l'iPad e ha un livello di granularità, di dettaglio, ma di reattività veramente encomiabile. Che cosa vuoi di più dalla vita? Cosa vuoi di più dalla vita? Il telecomando. Il telecomando, che è un telecomando bellissimo, lo state vedendo, ma facciamo vedere poi il dettaglio. Senza le batterie, perché ha la connessione USB-C e è bellissimo, un telecomando veramente bellissimo che va accoppiato via Bluetooth, motivo per il quale ci deve essere l'antenna di dietro. Non l'hai collegato? Pensavo di trovarlo in fallo, il caro Giulio, ma questo no, perché tra poco vedremo gli ingressi. È una cosa che ha emozionato Giulio da morire. Esatto, da morire. Allora, tra gli ingressi ovviamente wifi, diciamolo, poi c'è il Bluetooth che pare che è limitato a 2 tipologie di codec di Bluetooth, ma poi ovviamente c'è l'Ethernet cablato, ma c'è l'Ethernet su fibra, come state vedendo, quindi basta inserire un transceiver che si acquista e un patch cable in fibra ottica, e se avete uno switch che esce in fibra, come quello che utilizzo io abitualmente, che è l'Etherregen, che esce in fibra, oppure avete un router che esce in fibra, pensate ad esempio ai vari Fritzbox, potete fare il collegamento della macchina non in Ethernet ma in fibra, che devo dire aggiunge qualcosina in più. Voglio togliere l'emozione di Giulio ora e tornare con i piedi per terra, perché questo è anche un preamplificatore, sì. Quindi oltre ad avere ingressi digitali ha anche ingressi analogici e ha altrettante uscite analogiche e uscite digitali, quindi chi non vuole utilizzare il DAC interno all'Eversolo può anche utilizzare un DAC esterno. Giusto? Giusto, spero che sia arrivato chiaro il messaggio. Questa macchina monta a bordo anche un convertitore analogico digitale. Certamente. Quindi voi potete entrare in analogico e far fare la conversione a questa macchina qui. Esatto. Che può essere interessante. Per esempio mi viene in mente il nostro registratore a nastri con cui abbiamo giocato recentemente, uno potrebbe farlo entrare, esatto, e digitalizzare. Sì. Vi chiederete che cos'è questa porcheria che io tengo in mano. Forse qualcuno l'avrà riconosciuta. Ta-da! È una meccanica, l'hai tirata fuori, masterizzatore della Asus. Sì. Perché? Perché questa macchina, tra le tante cose che sa fare, è in grado di leggere un CD messo dentro questa meccanica, magari una un po' meglio rispetto a questa da 15 euro. Non solo, è anche in grado di fare il ripping e ti dice: come vuoi che te li rippo? FLAC? WAV? Come ti pare? Quello che vuoi. Dove li metto? Li metto all'interno di c'è la possibilità ovviamente, di 2 SSD in formato M2, quindi i classici NVM, quelli che vanno tanto di moda adesso. Bellissimo, quindi esatto, la macchina è praticamente autonoma. Completamente autonoma. Una cosa molto interessante è il sistema operativo che viene utilizzato per gestirla, perché è un Android, ma non è un Android al quale chiunque può installare gli applicativi, ma è bensì, ed è cosa molto saggia, un Android chiuso. Si possono installare solamente gli applicativi che eventualmente Eversolo mette a disposizione, e questo chiaramente si fa per una questione di stabilità della macchina, perché sennò chiunque ci mette l'APK che vuole e magari quella app destabilizza il sistema o lo fa addirittura andare in crash. Quello che ci ha particolarmente stupito è la spaventosa
velocità e reattività. Sì. Il software non solo è fatto benissimo, ma ha una quantità e una granularità di setup che lascia senza parole. Ve ne dico una e per dirlo faccio così. Esce di campo. Esco di campo e ritorno Così in campo. cambiamo camera. Oh. Con cosa? Con un microfono USB, uno UMIC. Perché? Perché collegando il microfono alla porta USB si può attivare la procedura della room correction. Procedura fatta benissimo. Perché? Perché parte un applicativo che gira su Android dove ti dice collegami il microfono, oppure ti dice fallo col microfono del cellulare, ma comunque io avevo a disposizione questo microfono. Non solo, ti dice mi dai per favore il file di calibrazione del microfono che io avevo. A quel punto lui comincia a mandare i toni, comincia a fare tutte quante le procedure che abitualmente noi facciamo con AudioLens, lui se le fa da solo. Poi fa una piccola ingenuità, perché ti dice mi sto calcolando la curva di calibrazione e non ti dà la possibilità di intervenirci, cioè lui aggiusta tutto quanto per avere una risposta in frequenza che è una riga piatta, cosa che a noi non piace granché, perché la risposta in frequenza, sì, diciamo, la curva target te la dovresti poter scegliere, però il tutto con una semplicità notevolissima, ma non solo, tu lo puoi fare basandoti sulla sorgente. Quindi tu gli puoi dire allo streamer interno gli applichi questa curva, ma all'eventuale giradischi che tu hai digitalizzato la ricalcoli e gliene applichi una specifica. Brevemente, molto pericoloso la curva target piatta, perché se in ambiente per esempio avete un buco sulle basse frequenze estremamente pronunciato a frequenze molto basse, mettere una curva piatta significa alzare moltissimo quella particolare frequenza e quindi mettere in difficoltà sia l'amplificatore che l'altoparlante, che deve emettere cercando di riempire quel buco, che è però un buco sistemico dell'ambiente. Sì, e quindi insomma quella è stata un po', ecco, una piccola ingenuità. Esatto, insieme con, permettimi, l'unica cosa che non va, che non ha l'uscita I2S, HDMI I2S, ma bensì ha un ingresso ARC, quindi ci puoi collegare il televisore. Questa è l'unica cosa che abbiamo trovato che questa macchina non fa. E credo che forse è il caso che ci fermiamo qua, se no sforiamo. Sforiamo, esatto. Andiamo allo sventramento che io già ho fatto, perché la prima cosa che ho fatto è aprirlo. Ah, ce l'hai aperto? Ma certo, non hai visto lo short? Io l'ho aperto subito. No, non ho visto l'ho acceso. Va bene, andiamo a vedere che c'è dentro. Ciao. Non cominciamo da dentro, ma cominciamo da dietro. Da dietro. Perché facciamo vedere quello che ti ha tanto emozionato, ovvero l'interfaccia ottica. Quindi quando arriva l'Eversolo si toglie il tappetto, si compra uno di questi che si può comprare su Amazon, si inserisce, eccolo qua, ok? Esatto. E poi ci si mette il cavo patch che dall'altra parte deve trovare ovviamente un'uscita fibra sul switch, sul router, su quello che questo l'abbiamo detto, perfetto. Altre cose vogliamo, già che ci siamo, facciamo vedere il pannello posteriore? Sì, velocemente. Uscite digitali, quindi abbiamo USB, ottico e coassiale. USB perché se uno lo vuole utilizzare con un altro DAC, ad esempio. Esatto. Poi abbiamo la porta di rete gigabit Ethernet, abbiamo poi le addirittura tre antenne, una è per il Bluetooth e due per il Wi-Fi. Poi abbiamo una USB, abbiamo fatto una scoperta, OTG e on the go, quindi serve sostanzialmente per il pendrive, ma sono le stesse porte alle quali io ho attaccato il microfono e il lettore di CD. Poi abbiamo gli ingressi digitali, due coassiali HDMI ARC, USB ottico e ottico. Poi abbiamo gli ingressi analogici, eccoli qua, due su RCA e una coppia su XLR, e poi abbiamo le uscite e vedete che c'è il sub right e il sub left, e poi una coppia RCA e una coppia XLR. Abbiamo detto tutto. Prima di tutto volevo far vedere come le alette, come avevamo già detto nell'introduzione, sono praticamente solo estetiche. Sono estetiche, sì, perché non c'è attaccato
nulla nulla che dissipi. che dissipi. Vediamo pure dall'altro lato, non c'è nulla. Allora, alimentazione, sono ben 4 diversi, perché ce ne sono 2 toroidali incapsulati, Sì. ok, che hanno un'uscita doppia bobina da 13,6 volt, quindi doppio avvolgimento, e anche qui doppio avvolgimento, quindi sicuramente faranno i canali left e right separati. Poi c'è un trasformatore convenzionale che sicuramente servirà alla parte digitale, che è questo, e poi abbiamo questo alimentatore switching che serve sicuramente per le altre parti digitali, quindi per tutta la parte di controllo, il display, e per lo standby. Sì. Parte digitale, quindi qua abbiamo tutta la parte della CPU. La CPU, sì, esatto, sotto a questo bel dissipatore, ed è montata come fosse un banco di RAM. Esattamente, su questo zoccolo. Sì. Ok, poi tutti gli ingressi digitali, il modulo Bluetooth Qualcomm, ok, il modulo Wi-Fi, eccolo qui che ti piace tanto, noi l'abbiamo usato solo in Wi-Fi, giusto? Sicuramente. Bene, possiamo vedere questa linea, la vedete questa linea? Sì. Nel circuito stampato? Sì. Questa linea è proprio la linea di divisione tra tutti i circuiti digitali o di gestione della macchina e i circuiti analogici. Passiamo quindi alla parte analogica. La parte analogica che è di DAC, questo è l'ESS, Sì. eccolo Lo qui, vedo, sì. ok. Questo è invece l'HM, i 2 clock, uno da 49.152 e l'altro da 45.1584, perché proprio queste Per due gestire frequenze? le 2 famiglie di frequenze, quindi Esatto. 44 e 1 e multipli e 48 e multipli, Multipli. separatamente. Perfetto. Molto belli, sono dei clock femto Sì. incapsulati in un contenitore metallico per minimizzare la deriva termica. Perfetto. Molto bello. Poi qui abbiamo il controllo di volume R2R con le relative resistenze che vediamo saldate accanto. E una infinità di relè Omron Esatto. che servono a fare le varie permutazioni. Bravissimo, canale sinistro e canale destro, 1, 2, 3, 4, 5, 10 relè per il canale sinistro e 10 relè per il canale destro. A cosa servono questi altri relè? Tu mi chiederai. Suppongo per la selezione degli ingressi? Bravissimo, esattamente. Esatto, selezione degli ingressi. C'è da notare la qualità dei componenti estremamente elevata. Questi sono condensatori Rubicon Muse, famosissimi Rubicon Muse. Poi ci sono i miei amori, i Lima Rossi. Sì. Sulla sezione di alimentazione Elna for Audio a profusione. Esattamente. Nichicon. Esatto, quindi abbiamo il meglio. Il meglio del meglio. La sezione di alimentazione che vediamo è con uno stampato separato rispetto alla main board e alla board che contiene i trasformatori e l'alimentazione switching. È fatta con dei diodiscotti ad alta velocità, che sono questi 1, 2, 3, 4, altri 4 qua e altri 4 qua, quindi sono tutti rami separati, e poi qua ci sono gli stabilizzatori, sono 1 e 2 qua e un altro qui. Poi c'è una pletora qui di piccoli condensatori Muse, scusate, che vengono messi in parallelo alle alimentazioni, e sono quelli di bassissima capacità che si scaricano più velocemente. Qua e qua, quindi ce ne sono 2, 4, 6, 8, 16, 17, 20 addirittura, e 1, 2, 3, 4, 5, 6 Elna for Audio. Cosa poter volere di più? Un'altra chicchetta, Giulio, l'ultima chicchetta, che è il cablaggio, perché questi sono cavi in argento, tutti i cavi Teflon e argento. Quindi quel poco di cablaggio che c'è è comunque un cablaggio di elevata qualità. Esattamente. L'ultima cosa che ci è rimasta, ma non meno importante, è il bay per i 2 hard disk. È vero, già, per i 2 SSD. Vado? Sì. Eccolo qua. Eccolo qui. Sportellino. Ecco qua. E qui c'è lo spazio per 2 SSD
M2. Lo zoccolo è qua, Esatto. Ok, adesso rimetto questa e cari amici, Ci vogliamo guardare il frontale? facciamo vedere come è stata fatta bene la gestione della mainboard del frontale e del display che è dentro il pannello frontale in alluminio. Infatti, se ci fate caso, questo è il connettore del display, Sì. però questo è un comparto, una sorta di sarcofago in alluminio dentro il pannello frontale, e questo serve per schermare Le eventuali, diciamo, emissioni esatto, elettromagnetiche del esattamente, display. esatto. Giriamolo un secondo soltanto per farlo vedere. Eccolo qui. E quindi clac. Eversolo. È salita. Bene. Allora, cari amici follower, ci siamo? La voglia se ci siamo. All'ascolto sarà un ascolto bello, interessante, avvincente. Seguiteci. Ciao. Ciao. Ah, ma io lo faccio anche col telecomando, Giulio. Lo fai col telecomando, Certo, lo puoi fare lo sto col facendo col telefono, lo puoi fare con telecomando. quello che ti pare. Vedi? Aumento il volume, diminuisco il volume e lasciamo questa Questo musica. sottofondo che poi probabilmente YouTube ci dirà: ah, maledetti, avete... Beh, però è molto basso, caspita. Va bene. Molto basso. Che bello, che bello. Allora, lo abbiamo provato con due amplificatori. Prima con il Marantz Model 10, e ottima prestazione, però ci sembrava interessante provarlo con un finale, perché questo ha la sua bella regolazione del volume R2R, quindi un signor controllo di volume, e quindi gli abbiamo abbinato un Esoteric S05, che è un 30 watt in classe A. 30 watt a transistor in classe A. E beh, insomma, sì. Beh, è un altro, cioè è un livello, perché credo che costi poco sotto i 20.000 euro, ma non conosco esattamente il prezzo, ma insomma siamo a un livello. Siamo su una fascia, sì. su una fascia più elevata, e come abbiamo detto prima, sicuramente adesso verremo criticati perché direte che sono due apparecchi di fasce troppo differenti, ma insomma a noi faceva piacere ascoltarlo, quindi se non vi va bene, No, anche perché sai che c'è, ce ne facciamo una ragione. che siccome prima di tutto lo facciamo per il nostro piacere personale, non è che possiamo stare appresso a qualcuno che ci dice che siccome, chi se ne frega. Allora, DMP A10. Che te ne è sembrato dal punto di vista sonico? Allora, a me è piaciuto molto. C'ha il ESS 9039 Pro, che è diverso dal Q2M. Il 9039 Pro ha 8 DAC incorporati che funzionano 4 a 4 in configurazione di doppio differenziale, quindi hanno la massima configurazione possibile. Poi c'è qualche DAC ancora più evoluto, ma molto più caro, che ha addirittura 2 9039 che funzionano 8 canali in doppio differenziale, ancora più sofisticato, però insomma già siamo a un livello molto molto alto. Ci riconosco il suono del Sabre, di questo Sabre, ci riconosco una regolazione del volume estremamente sofisticata, perché R2R non è come il DAC, ma utilizza delle resistenze che vengono o meno inserite con dei relè, tanto che la manopola del volume, quando la giri, senti il classico rumorino di commutazione dei relè. Esattamente, che poi si inventò Jeff Rowland quasi 40 anni fa, 35 anni fa. Io avevo il primo Jeff Rowland col telecomando e con questo tipo di regolazione, che però aveva i relè talmente più grandi che sembrava una centrale telefonica. Benissimo, allora il suono è molto molto bello, molto riposante, molto quasi carezzevole, ti abbraccia, ti comprende, timbricamente molto corretto,
C'è un sacco di dettaglio. C'è tanto dettaglio, tantissimo C'è un sacco di dettaglio. La cosa incredibile è che è un suono estremamente analitico. Noi adesso stiamo sentendo peraltro un DSD e anche lì, no, nel passaggio fra PCM e DSD riconosci insomma le due tipologie di file, e quindi di dettaglio ce n'è veramente tanto, ma non ti trovi mai a dire calma, troppe cose. No, è un suono molto ben strutturato, molto ben organizzato, mai fastidiosamente, come posso dire, iper analitico. Quindi da questo punto di vista, ecco, in questo momento sta andando ad esempio una chitarra acustica di Alex De Grassi, un pezzo vecchissimo, molto bello, però le sonorità, i colori della chitarra acustica vengono riproposti in maniera esemplare, certo coadiuvati anche dall'Esoteric che con la sua, diciamo, configurazione in classe A conferisce quel tipo di suono particolare. Quindi dal punto di vista sonico non c'è nulla da dire, tranne forse una cosa che può essere presa come una critica, ma io tenderei invece a considerarlo un complimento. Da quando io sto utilizzando questo Eversolo, i miei riferimenti mentali sono l'Aqua, la Scala MK2 e il playback che ho su a casa. Che però hanno una sostanziale differenza, costano un'enormità più di questo. Quindi è chiaro che lì parliamo di suoni più strutturati, di gamme, diciamo, di una ricostruzione armonica più completa, ma non lo si può chiedere a una macchina da 4.000 euro. No, perché dobbiamo ricordarci che costa 4.000 euro, quindi vorrei dire e sottolineare per bene, per 4.000 euro stiamo assistendo a una sorta di miracolo, perché... Allora, mettiamola così, secondo me questa macchina sarebbe un miracolo se facesse soltanto il DAC per la cifra che costa. Sì. In realtà tu ti stai portando a casa un eccellente preamplificatore e una sorta di centrale nucleare dal punto di vista delle funzionalità, sì, che riesce a svolgere in maniera impeccabile. Quindi quasi che l'aspetto del DAC ben suonante passa in secondo piano, ma non è così, accidenti. Insomma, una macchina da 4.000 euro messa a monte di un Esoteric in classe A, sì, dovrebbe svelare tutti i suoi limiti. Questa no, questa cioè... stiamo sentendo con grande gusto. Con assoluta godibilità. Sì, sì. Insomma... Quello che si potrebbe pensare eventualmente, perché questa è un'opzione percorribile, chi ha un DAC di altissimo livello e vuole uno streamer estremamente versatile e enormemente stabile, può anche utilizzare l'Eversolo senza utilizzare il DAC. La sezione di conversione. Certo, esce in digitale e va verso il suo DAC di riferimento. Esatto, anche perché non ci dimentichiamo una cosa fondamentale, cioè che il software di questa macchina è di una stabilità e di una è talmente ben scritto che è a prova di qualsiasi cosa. Sì. Non si è mai incastrato, non ha mai avuto problemi, qualsiasi cosa gli chiedete è immediatamente pronto, anche addirittura se tu cambi la visualizzazione del display della manopola del volume dall'iPad, in tempo reale la cambia, non aspetti neanche un nanosecondo, il che vuol dire, dici, ah vabbè, ma che ci fai? No, io che parto, ma come del resto anche Giulio, anche un po' dall'ambiente informatico, sappiamo bene che queste cose non sono poi così semplici da realizzare dal punto di vista software. Sotto c'è tutta un'architettura, ci sono dei processori, ci sono tutte delle cose che devono funzionare praticamente in tempo reale, e qui è tutto perfettamente funzionale. Una cosa che non abbiamo detto prima è che questa macchina è compatibile e lo è direttamente da software, quindi montando a bordo già le API delle varie piattaforme di streaming con Tidal, con Qobuz. La macchina è Roon ready, viene riconosciuta da Roon, quindi la potete utilizzare dentro l'ecosistema di Roon. La macchina mette a disposizione delle share
sotto Samba, quindi potete caricarci o da Windows o da Mac tutti i file che volete e farli suonare, del ripping già l'ho detto, c'è la compatibilità UPnP DLNA. Noi in questo momento abbiamo fatto leggere alla macchina il contenuto dei 2 NAS che stanno di là, che servono con Minim Server. La macchina se li è letti tutti quanti, se li è organizzati nella sua libreria e quindi si può accedere, fare tutte le ricerche del caso dalla macchina, alla quale poi si va a richiamare il file dalla libreria che sta sul NAS. Quindi dal punto di vista della architettura di sistema è in grado di coprire qualsiasi esigenza e lo fa in una maniera naturale, veloce, perfetta. Quindi, insomma, ripeto, la difficoltà per me è distaccarmi dal fatto che costa quello che costa, cioè un prezzo incredibilmente conveniente per le prestazioni che dà. Distaccarmi dall'entusiasmo di tipo informatico e realizzativo, perché è fatta talmente tanto bene che pure se suonasse male ne parlerei bene, ma tolto tutto questo, riconoscere che è un prodotto assai ben suonante. Ecco. Certo, non suonante come l'Aqua o come un DAC che costa decine di migliaia di euro. Ma mi verrebbe a dire meno male. Meno male. Perché, ma meno male. Ecco, l'unica cosa di un po' di tante di queste aziende cinesi è che non hanno una storia, non hanno una tradizione e quindi è chiaro che si affacciano sul mercato Eversolo da molto poco e poi alla fine potrebbe diventare un punto interrogativo quanto eventualmente l'azienda rimane sul mercato, no? Perché potrebbe poi magari fra 6 anni chiudere o essere incorporata da qualche altra entità. Certo. Però mi viene anche da pensare una cosa: oggi ti stai comprando una macchina che fa tutto benissimo a 4.000 euro, anche se fra 5-6 anni dovesse per qualsiasi cosa succedere qualcosa all'azienda, tu comunque per tanto tempo, anche perché il criterio di affidabilità è sicuro, perché dal punto di vista della costruzione e dal punto di vista del software si vede che è una macchina longeva, sì, che è una macchina affidabile. Quindi sai, è chiaro che è un limite, non ti stai comprando, faccio un nome, un Auralic o un altro streamer importante col DAC che ha 20 anni di storia, però è anche vero che stai spendendo molto di meno e ti stai portando a casa un'eccellente macchina per la quale qualche rischio forse te lo puoi anche prendere. Assolutamente sì, assolutamente sì. Credo che ci avviamo all'atterraggio. Assolutamente. Perché altrimenti il video diventa troppo lungo. Ho la consapevolezza di aver tentato di raccontare questa macchina e probabilmente di esserci riusciti solo in parte, perché ripeto, sarebbe talmente tanto lungo raccontare tutto quello che riesce a fare questa macchina che verrebbe un video sicuramente più lungo della mezz'ora che ci siamo dati come limite. Poi alla fine tutto quello che fa lo potete vedere sul sito, lo vedete sul sito dell'Eversolo e sul nostro sito cercheremo di scrivere un articolo il più esaustivo possibile, ma alla fine quello secondo me che fa la differenza è la nostra opinione dal punto di vista dell'ascolto e di come va la macchina. E forse su questo siamo stati abbastanza speriamo di esserci riusciti a trasmettere il nostro entusiasmo. Subscribe, campanella social, mi raccomando, cambiamo camera che mi piace più questa, ciao. Fate i bravi, ciao. Ciao ciao.